penso che a voi interessano più. No, nel senso che noi ci interessano tutti e due, ovviamente ti ricordo che già tua moglie ieri ci ha introdotto un pochettino la questione. Now I said Mario wanted to make this introduction because he wanted also to help you understanding the mentality of mafia, and I think this example that Mario gave to you were so important to understand how this world is crazy. You die not only in the case of Gianluca because you dared opposing to the power. You die because you go to the funeral of a guy. You die simply because, yes, you made a very big offense. Okay? Like this. But now, of course, I think that after this introduction we can spend some words about Gianluca. Possiamo parlare di Gianluca se tu vuoi. Let's talk about Gianluca. Gianluca era più bello del capitano dei carabinieri. Abbiamo una foto. Capito? Gianluca was more handsome than the captain and lieutenant of the carabinieri. Abbiamo la foto che c'era. E aveva molto successo proprio. And was very successful with women. Like the father before. È anche vero che per un padre il figlio è bello, bravo e buono, no? Io ho detto comunque come padre prima, diciamo, negli anni precedenti, anche tu no, lui no. No. Anyway, it's also true that, as you say, every son is handsome to his father, of course. Okay? Nella cappella dove c'è Gianluca, noi troviamo sempre, abbiamo messo un quaderno, noi troviamo sempre dei messaggi oppure dei mazzi di fiori che non sappiamo chi porta. In the cappella, which is the chapel, okay, where Gianluca is now, they always find flowers or messages, but they don't know where they come, who brings the messages, bringing flowers. Common people. Gianluca era un commerciante come me e come mio padre, quindi aveva seguito quella che era aveva seguito l'attività della famiglia. Gianluca was a shop owner, he's a commerciante, those who are in trade, like him and like his father. Parlava 4 lingue. He was speaking 4 languages, which is in the south is very, very rare. Perché già all'età di 11 anni io l'ho mandato in Inghilterra come unico ospite italiano in famiglia e non in college, e quindi aveva imparato l'inglese. Because already from he was 11, he went, Mario sent Gianluca in England, in a family, to learn English. And this says a lot about the family, okay? Very innovating mentality, okay? Lo stesso ha fatto in Germania. The same in Germany. Lo stesso ha fatto in Francia. And in France. 4 languages. Era uno sportivo. He was a sporty and amante principalmente del basket. He was a basketball player. Because perché era alto, giusto, era 1,87. He was very, very tall, more than tall. Okay? E all'età di 13 anni aveva frequentato la scuola di Dan Peterson. You know Dan Peterson? Dan Peterson is a very famous basketball trainer here. He's an American one who came here. Dan Peterson, he was the trainer of the most successful basketball team during those years. And when he was 13, Gianluca was playing for the school of Dan Peterson. Okay, so questa è l'unica volta che Gianluca ha espresso un desiderio, e quindi l'unica cosa che mi ha chiesto, perché tutto il resto lui se l'è sempre fatto da solo. This was the only time when Gianluca asked for a favor to his father, a desire, okay? And because everything else Gianluca has always made it by himself. Also this is very, very rare in Italy. Perché già quando andava alle scuole elementari lui vendeva i gadget che a noi arrivavano in negozio, lui si vendeva le penne, i blocchetti. Okay.
Because already in the Aveva elementary commercio. school, he was a very good trader, he was selling things in the elementary school, okay? In più, prima di avere un'attività sua, si è sempre inventato un lavoro, compreso quello di andare ad attaccare i manifesti. So he's always been working, which is very normal for you in America, not very normal, no? Here. Hmm? We can say so, Giuseppe is agreeing. Before having his own shop, his own activity, he made any kind of job, including the one to be paid a very few money to glue the posters in the street, okay? The advertisement. A 17 anni supera una sua battaglia con la morte perché viene trapiantato di midollo osseo. Cosa che ci ha raccontato? A Bologna. 17 anni. A 17 anni. When he was 17, he wins over death because he goes he was found that he had leukemia. Linfoma non Hodgkin. Lymphoma? Non Hodgkin. No, lymphoma non Hodgkin. Anyway, leukemia, which is, you know, that most of the times brings unfortunately to death very, very fast. He went to the hospital of Bologna in the north of Italy. He's got a spine, yes, transplant, okay, very painful thing. And so, quindi è uscito. Erano i primi autotrapianti che venivano fatti in Italia. Autotrapianti. Autotrapianti. Okay. Cioè il suo stesso midollo. It's his own midollo, okay? Autotrapianti, self-transplant. Viene prelevato, pulito dalle cellule cattive e reimpiantato. So which is taken, cleaned, and transplant. Okay? Again. So probably double painful. Anyway, so he was ill. Da quando ha finito le scuole superiori ha iniziato a lavorare, a venire nel negozio di famiglia. Since he finished high school, he went working to his father. Che negozio era, scusa, Materiale elettrico, elettrico. I primi telefonini, quelli da okay. 4 milioni. Quelli così. Mario was selling ancora c'è un negozio. No, Mario at that time used to sell electrical devices, including the first mobile phone that which we were making. You cannot remember that, but I can remember they were this big. Okay? A 19 anni si stacca, ottiene la sua prima licenza commerciale e apre un negozietto di 20 metri quadri. At 19 years old, also this very, very uncommon, he leaves his father's shop. Normally we tend to stay with the papa forever, also in the business. And he opens his little shop, 20 square meters, which is this, like this, probably smaller than this, this room. Da un negozio che ha successo decidiamo di aprire altri negozi. From one shop which is successful, they decide to open other ones. Per cui anche io mi stacco dalla società che avevo con mio fratello e apro un negozio a Locri. Sempre il stesso materiale, anche Gianluca. Solo telefonia. Only telephone. Perché era il A momento- mobile phone. It was the good time for a mobile phone. Okay. So and also they open a new one. And also Mario leaves the shop that he has with his brother and open a shop in Locri. Locri, okay, where we have been. Abbiamo mangiato ieri a Locri. Yes. Okay, where we were at the restaurant yesterday. Guys, all this happens in this very few miles from his house. In più ne apriamo uno a Marina di Gioiosa, And one in Marina di Gioiosa, which is the sea where we were. Yes, vicino al Golosia. Non conosco il Golosia, ma è una chiesa. very close to the place that we show. Questo di Gioiosa viene chi dirige il negozio di Gioiosa è mia figlia Roberta che ha scritto. Roberta is the manager of the shop in Gioiosa, and she's actually the person who wrote the letter, this letter about his brother. Okay? Roberta.
Luca rimane a Siderno, io vado a gestire il negozio di Locri. Luca stays in Siderno, he goes in Locri. A Locri subisco 4 rapine a mano armata. In Locri, the shop was visited by thieves 4 times. These are not thieves. When you have an hang-up, okay? So with guns, okay? Rapine a mano armata, hang-up with guns. 4 times. I primi 2 anni nessuno, sono stato tranquillo. The first 2 years, okay, no problem. Perché mi sono ritrovato in una linea che di demarcazione fra 2 territori delle 2 cosche di Locri, Cosca Cataldo e Cosca Cordì. Per cui Cataldo pensavano che io pagassi ai Cordì, i Cordì pensavano che io pagassi ai Cataldo. Perché ero proprio... Questa è Locri. Vedi, we laugh about these things, but they are so absurd. The reason why no one touched him and asked him for protection money for 2 years, it was because it was exactly in the middle between the 2 territories of family Cataldo and family Cordì. So the Cataldo family thought that he was paying to Cordì, and the Cordì family thought that he was paying to Cataldo. So for 2 years he was lucky. Finché non è arrivato un cane sciolto, until one day we call it an unleashed dog arrived. An unleashed dog means someone who is not belonging to. che aveva un soprannome Bendy, il cattivo in inglese. Ah, okay, bad. Vabbè. The nickname was Baddy, like from English bad, okay? Il quale mi chiede un telefono che costava 1.800.000 lire a credito. Until this guy arrived in the shop asking him for a telephone of, let's say, at that time, very, very expensive, 1,800,000 lire, which is 1,800 euros. So, più o meno 1.200 euro ormai. Very expensive, imagine that, okay? And to have it for with credit, so not for free in a way. Io non glielo do, He didn't give it to it because of course Mario knew that this money would never come with money. la sera successiva mi fanno la prima rapina. The next evening, after he refuses this, first hang up. Con un danno di 6 milioni più 22 telefoni. 22 telephones stolen plus Più 6 6 milioni che erano in cassa. 6 million lire which were in the cash. Alla prima rapina seguiva la seconda, la terza e la quarta. Second, third, fourth hang up. Alla quarta mi chiesero anche il pizzo mensile di 1 milione al mese. And four, they were not just happy with the hang up, yeah, they asked Mario also to pay the pizzo, the month pizzo. The quanto, scusa Mario? 1 milione al mese. Perché anno era? Per farmi capire. 2003. 2003 c'erano i milioni, No, 1000 euro, 1000 euro. Fino al 2000. 2000 era ancora in lire, quindi 2000. Quindi un milione. So Mario was asked for a little shop, making good business, but anyway, what you would say now, 1,000 euro a month as protection money. Allora, tornando a casa io dissi a Gianluca, ora chiudiamo perché Going si back rischia la home, vita. he told Gianluca, now we close because we risk life. Scusami. Then they say that economy in the south of Italy don't strive. They were good at their job. They were making money, making good business. They were deciding to expand, whatever. They were forced to close. Scusa, mi hai fatto capire perché non si Italia poi l'economia non va. Tu sei bravo a vendere, sei un buon businessman, a un certo punto ti costringono a chiudere.
Fatto chiuso, ho Infatti, messo un cartello con scritto chiuso per ferie e non ho più riaperto. He closed for vacation, for holiday, and he didn't open anymore. E sono andato a fare un altro lavoro, ho aperto il primo call center, uno dei primi call center della Calabria con Telecom. He opened a call center with Telecom, which was the main company, okay, the main telephone company. È stato facile perché noi vendevamo sia Telecom e sia TIM, perché eravamo già nel mondo Okay. della Easy for him. quindi aprì il call center, non abbiamo chiesto. La nostra vita trascorreva tranquilla finché la sera del 24 maggio del 2005 Gianluca, tornando a casa, viene affiancato da una macchina e viene ucciso con un solo colpo di lui. Life, so they decided to close the shop. Their life was continuing calm until the night of 24th of May 2005, when Gianluca's car was flanked by another car and Gianluca was killed with one gunshot. Da quel momento in poi tutto quello che vive la famiglia lo trovate in quella lettera che io ti ho consegnato, per cui a te il compito. From that moment on, all that the Congiusta family lives is in this letter, and Mario is giving actually me, but probably also you, if because you have to correct my English, so I will translate it from Italian to English, and you have to correct my English. It's like Non solo scritto che un figlio è fatto per sé, cioè quello perché vedevo perché no, diverse. questo è stato pubblicato da una rivista di medicina. This is what e quindi tua figlia, scusa, ricordo il nome, Roberta, the daughter, so the sister of Gianluca, wrote, let's say, for herself, to express her feeling about losing her brother. Okay? Io vi leggo solo l'inizio e la fine. Mario wants to read you just the very first lines and the very few lines. I hope I'm able to translate them. Era una grigia sera di fine maggio. It was a gray evening at the end of May. Quell'anno si respirava un'aria strana. That year we were breathing strange air, L'estate tardava ad arrivare. and summer was late. C'era una pioggerella pressante ed un vento pungente. Sembrava voler presagire qualcosa. There was a light rain, but also and a cold wind, like something was in the air. Okay. Quella sera ero a casa di amici e mentre ci intrattenevamo sul pianerottolo per gli ultimi saluti, tra una battuta e l'altra, lo squillo del telefono impietoso. That night I was having dinner with some friends, and while we were saying goodbye to each other, talking, the telephone rang many times. Impietoso, impertinente, che dirompe quell'atmosfera di serena quotidianità. The telephone rang merciless. Così direi. Sì, hai ragione. Merciless and breaking the atmosphere of serenity. Okay? Da lì in poi la corsa, la disperazione, il buio fino a quel tragico incontro con la morte. Sì, la morte. From that moment on, the rush, the desperation, the dark until that tragic meeting with death. Yes, death. Da lì in poi la corsa, la disperazione, il buio fino a quel tragico incontro con la morte. Sì, la morte.
Abbiamo letto questo. La morte, avvolta nel suo manto nero, si era presentata all'appuntamento nella maniera più crudele e disumana. So, death in his black coat came to the meeting in the most cruel and unhuman way. Il mio nome è Roberto, sono la sorella di Gianluca Congiusto. My name is Roberta. I am the sister of Gianluca Congiusta. Leggo la fine, dopo tutto quello che c'è in mezzo. No, però posso leggere queste ultime due righe, scusa, queste cose che tu hai letto fino qua, volevo leggere giusto questo perché mi piace, posso che mi permette. My name is Roberta. I am the sister of Gianluca Congiusta. Since I was a little girl, I always liked to introduce myself like this. As a sign of my identity, not my family name, but with a sense of belonging to Luca. She was introducing herself to everybody as the sister of Gianluca. Okay? Okay. La fine è questa. Il killer di mio fratello ha sparato il primo colpo. L'indifferenza della gente ha continuato ad ucciderci. The killer of Gianluca shot for the first time. The indifference of the people kept on killing us. L'assassino di Gianluca è stato condannato all'ergastolo. The killer of Gianluca has been sentenced to life jail, ergastolo. Ma purtroppo in Italia l'ergastolo non vuol dire fine pena mai. Non significa che fine, cioè non significa che ha vita. Fine pena mai. Non esiste fine pena mai in Italia. Escono tutti. Dopo 32 anni escono tutti. Però we say life sentence, but it's not a real life sentence. After 32 years maximum, fine pena mai, they go out. So even though you're 20, you're 52, you go out.